Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Nel precedente video vi ho parlato principalmente della macchina per la stampa in 3D, la stampante in 3D. Macchine che, come avete visto, sono molto semplici e che hanno tante cose con i CNC, anzi fondamentalmente sono delle macchine a controllo numerico, invece di avere un utensile hanno quello che noi chiamiamo estrusore. Ora io mi metto qua piccolino e vi parlo invece di quello che è lo slicer, ossia il programma per parlare con la stampante 3D. Non è niente di complicato, tutt'altro. Lo slicer è un programma abbastanza semplice. In questo video non vi farò un tutorial su come andare a impostare ogni minimo dettaglio, perché voglio semplicemente aprirvi gli occhi su un mondo che non è così complesso come tanti lo descrivono. Certo, è diverso fare una stampata fine con dei dettagli precisissimi da tipo una statuetta da verniciare, piuttosto che un semplice oggetto come una mensola che a noi serve solo per la sua funzionalità e non per la sua bellezza. Quindi perché io ho una stampante, io mi creo oggetti che mi servono, quindi funzionali. In questo caso non serve una grandissima conoscenza. Io vi ho fatto dei tutorial precedentemente relativi al disegno tridimensionale, me ne ho fatti qualcuno in passato con Fusion 360, qualcuno più recente con FreeCAD, ed è lì che vogliamo andare a incastrare le nostre conoscenze. Andiamo ad aprire un file che è la flangia che ho recentemente disegnato, quindi vado sul tastino apri, clicco su flangia e automaticamente, ok, ho visto che, non so se l'avete visto anche voi, su OBS mi era sparito il monitor, ed automaticamente voi vedrete la flangia in formato STL proiettata sul nostro piano di stampa. Questo piano di stampa, quando voi aprite il programma per la prima volta, vi viene chiesto il modello alla vostra stampante e automaticamente è delle dimensioni corrette. Quello che vedete è lo slicer, quindi il programma Creative, cioè quello che viene dato in dotazione con le stampanti Creative. C'è poi lo slicer Prusa, lo slicer Cura, che le fa un po' tutte. Essenzialmente hanno una serie di comandi in comuni e poi qualcuno ha qualcosa di più, qualcosa di meno. Ma come funzionano? Qual è il loro ruolo? Il loro ruolo è quello di prendere il vostro pezzo, farlo in tante piccole fette e creare dei percorsi per la vostra stampante. Le vostre fette che altezza hanno? Come vedete qua ci sono diciamo dei precompilati, no? Che sono il modo in cui le opzioni che darete alla vostra stampante. In questo caso vedete normal 02. Noi qua avremo degli strati di plastica sovrapposti uno sopra l'altro da 2 decimi l'uno. Quindi premiamo slice e guardiamo cosa otteniamo dal comando slice. Slice fondamentalmente compila il programma per la stampante. Prendete tutte queste nozioni come un'infarinatura generale. Ecco che voi vedete il vostro pezzo. Io posso anche simularlo. Guardate, io faccio start, aumentiamo la velocità e qua vedete fisicamente come verrà depositata la plastica sul piano di stampa. Lui farà prima delle parti che servono per supportare le parti a sbalza e poi guardate, né più né meno, come se fosse una fresa, ne fa il contorno. Poi, se noi andiamo a ingrandire bene, vediamo proprio i tre contorni, diciamo, di spessore del pezzo, e poi va a fare tutto. Andiamo a renderlo ancora più veloce. E
vedete che vediamo qualcosa in comune con le nostre macchine utensili. Prima tutti i contorni. La stampa da cosa è fatta? La stampa è fatta da dei muri laterali, ok? Quindi i profili laterali e l'interno, adesso lo vedremo, abbiamo un po' di pazienza ma ci tengo a farvelo vedere, invece, che è la parte di riempimento. La stampata di solito non è piena, ma è piena in una percentuale del 10, 15, 20% a seconda di quanto la vogliamo robusta. E può essere fatta o di elementi a zigzag, e questo è ovviamente la base, che quindi è piena, è fatta di piani di muri che si intersecano. Considerate che per fare questa stampanta ci vogliono 3 ore e 38 minuti, ce lo dice prima, e è molto precisa nel calcolarlo. Vediamo se adesso fa un altro piano, non mi ricordo. Ecco, rende nero il piano stampato, continua a fare tutti i profili, proviamo ad andare, ecco, vedete, io adesso sono andato un pelino avanti, forse troppo. Vedete che qua io ho già dei piani che si intersecano tra loro. Questa è la parte di riempimento. Vi dice qual è il piano di stampa, quindi la sezione che sta stampando. Dategli un attimo di pazienza perché giustamente è veloce sì, ma ha anche lei i suoi tempi. Vedete, queste proprio ve le mostra proprio come... Guardate che bello, sembra... Vedete proprio i filamenti uno sovrapposto all'altro, 1, 2, 3, 4, e questi saranno, se io mi mettessi a contarli, questi sono 16 piani di stampa. Ecco, vedete che adesso sta facendo l'intermedio. Adesso io lo bloccherei perché sennò stiamo qua una vita, e qua in parte, accanto, mio figlio mi sgrida quando dico in parte, avete la possibilità di far crescere la vostra stampata per vedere graficamente come viene. Vedete, alla fine sono 200 layer, 200 fogli da 2 decimi sovrapposti con ovviamente le geometrie che servono per creare l'oggetto in questione. Qua abbiamo una superficie a sbalzo. Questa superficie a sbalzo viene sostenuta da questi elementi che si chiamano supporti e che dopo vi farò vedere meglio, vanno poi eliminati, ma vengono via, si staccano, si strappano proprio. Torniamo in Prepare. Se noi andiamo a cliccare diciamo, sul layout che abbiamo scelto per la stampa, mi si aprono poi tutte le opzioni di stampa. Io posso stampare con piani di stampa da 2 decimi, oppure se lo voglio fatto meglio da 1 decimo o da 0,5. Posso stampare velocemente con piani di stampa da 3 decimi. Poi posso scegliermi tutto quello che voglio, per esempio di quanti piani sono composti, quanto è spesso il mio muro laterale. In questo caso sono 4 filamenti, se no posso metterne 2 e ci metto di meno a stampare. La velocità di stampa, ecco, state attenti, le stampanti oggigiorno le danno per 600 millimetri al minuto, millimetri al secondo addirittura, e i filamenti anche sono per 600 millimetri al secondo. Come vedete stampo a 150 millimetri perché se no la stampante si consuma davvero tanto. Posso scegliere se mettere o non mettere i supporti, e questo ve lo faccio vedere meglio così. Allora, usciamo da qua, cancelliamo questo pezzo e andiamo a prenderne, no, e andiamo a prendere una L. Ecco, questa è una L che ho fatto giusto per questo video. Come vedete lui me la posiziona come io l'ho disegnata. Ovviamente
io posso anche andare a dirgli, guarda, stampala così perché non dovrai stampare a sbalzo. Ma se io voglio stampare, ecco, guardate la differenza. Slice mi ha messo dei supporti dentro questo foro. Ok, nei fori volendo si possono fare a meno di mettere i supporti. Ma se io torno qua, la rimetto come l'ho messa, come l'ho importata, e rifaccio la stampa, vedete che mi mette tutta una serie di supporti. Questa parte azzurra si chiamano i supporti per permettere alla plastica di essere stampata a sbalzo. Con le dita vengono via e si staccano senza nessun problema. I supporti li posso mettere solo a contatto con il piano. Guardate, supporti. Supporti everywhere, cioè ovunque, oppure solo a contatto con il piano. Quelli di prima erano everywhere, questi sono solo a contatto con il piano. Vedete che nel foro non ci sono supporti perché non andrebbero a contatto con il piano. Queste sono un po' delle cose che si possono modificare. Poi, altra cosa, andiamo qua. Tanti ritengono che la stampante 3D sia appannaggio solo ed esclusivamente di coloro che sanno disegnare in 3D. In realtà esiste un sito, ma ne esistono tanti altri, che si chiama Thingiverse o Thingiverse, non so come si pronuncia, dove voi potete scaricare un sacco di progetti già fatti. Per esempio, scriviamo phone holder, che vuol dire supporto per telefono, e vedete che qua avete 1000 tipologie di supporti del telefono. Volete mettervi il telefonino sulla scrivania oppure volete mettervelo in macchina, guardate qua, voi cosa fate? Prendiamo questo che è semplice, vi fanno vedere come viene, tutte le foto, e poi vi permettono in Files di stamparvi i 3D. Voi andate qua e potete anche vederveli in 3D anche prima di stamparli. Lasciamo perdere il senso che può avere per noi questo oggetto, però qualsiasi cosa vi possa servire, con una descrizione in inglese, quindi eventualmente utilizzate DeepL per tradurre quello che state andando a cercare, non so. Allora, non mi viene in mente niente. Rimaniamo in campo. Vabbè, iPhone, che cazzo, che cazzo devo tradurre? Ehm, Porta spezie, volete fare il porta spezie per la moglie. Spice Rack, vediamo cosa mi trova Thingiverse con Spice Rack. E vedete che voi potete farvi il porta spezie da regalare a vostra moglie, ok? Ci sono dei progetti, alcuni vi piaceranno, alcuni non vi piaceranno, però usare una stampante 3D non vuol dire forzatamente saper disegnare in 3D. Quello può venire anche dopo, una volta che avete scoperto che vi piace, vi sbattete e imparate. Però la stampa 3D non è quella cosa così complessa come si può andare a pensare. Uno slicer altro non è un programma che prende un oggetto e lo trasferisce alla stampante, poi potete collegare la vostra stampante in rete oppure esportare il vostro file su una chiavetta, inserire una stampante, la stampante vedrà tutto il contenuto della chiavetta e vi farà stampare solo ciò che voi andrete a chiedergli. Bene, io vi ho dato tutte quelle che sono le dritte su una stampa, su quella che è la stampa in 3D. Parliamo di basi, giusto per capire se vi può interessare, giusto per farvi capire che non è così complicata. Se avete delle domande, fatemele. Ci sono dei canali più specialistici del mio, che è un canale che comunque riguarda lavorazioni meccaniche, che affrontano tutti quelli che sono gli argomenti relativi alla stampa in 3D e lo fanno molto bene. C'è una ragazza che si chiama Greta Galli che ha un canale, cercatelo se vi interessa la stampa 3D, molto interessante ed è anche molto brava a esporsi, più di me sicuramente, dove potete trovare tutte quelle che sono le informazioni.
Però vi ripeto, non è niente di così complicato. Io con questo vi saluto per tornare poi pian pianino all'idea principale del mio canale, che è comunque quello delle lavorazioni meccaniche. Spero vi sia piaciuto, come sempre vi invito a condividere sui vostri social i miei video se lo ritenete opportuno, a supportarmi, a mettere un bel mi piace se volete, a iscrivervi al canale, ringraziarmi con un super grazie, offrirmi un caffè col metro in descrizione o se volete abbonarvi a Sostieni il mio canale per permettermi di andare sempre avanti con questa iniziativa. Grazie mille per essere stati con me e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!